Ciao a tutti, bentrovati sul canale. Questo book l'ha creato Daniela del canale Gocce di Libri che saluto. Vi lascio il link al suo video come sempre. Anche se non mi ha taggato, ho deciso di proporlo io. A mia volta taggo un po' di canali qui sotto nella descrizione. Cominciamo. Numero 1, Arco di Trionfo, il libro vincitore di un premio letterario che hai amato. Qui vi indico Furore di John Steinbeck, che ho già detto è uno dei libri più belli di sempre. Ha vinto il Pulitzer e il premio Nobel per la letteratura per questo libro. Molto bello, consigliato per tutti. Numero 2, Shakespeare Co., un libro che parla di libri. Qui vi cito la serie del Mercante di Libri Maledetti di Marcello Simoni, che è una serie di thriller medievali ambientati nel mondo delle biblioteche, appunto. Poi abbiamo numero 3, La Ville Lumière, un libro ambientato nel mondo dello spettacolo. Qui vi cito Delitto Hollywood di William Harrington, che è un libro della serie del Tenente Colombo che è stato scritto dopo la fine della famosa serie televisiva. Se non lo sapete, ne sono stati scritti anche dei libri, che tra l'altro non è una puntata della serie televisiva, è un libro a sé. Poi, numero 4, Montmartre, un libro con protagonista un artista. Qui vi cito La figlia di Mistral di Judy Krantz, che è un libro, mm, un romanzo rosa, diciamo. Non è il mio genere, però è scritto molto bene e mi è piaciuto tanto. Mistral era un pittore. Poi, numero 5, Moulin Rouge, un libro con personaggi femminili intriganti e seducenti. Qui vi cito Il piacere di Elsie di Patricia Highsmith, un thriller. C'è questa ragazza che si chiama Elsie che è talmente, con un sex appeal talmente prorompente che piace sia agli uomini che alle donne. E poi viene uccisa e bisognerà scoprire chi è il colpevole. Numero 6. La Tour Eiffel, un libro che o si odia o si ama. Qui vi cito Quo Vadis di Henryk Sienkiewicz. Vi avevo già parlato di questo libro quando l'ho letto, in realtà io l'ho trovato abbastanza noioso, non mi è piaciuto molto, invece vedo che è molto elogiato. Tra l'altro l'autore ha vinto anche il premio Nobel per questo libro e molti lo apprezzano, a me non è piaciuto. Numero 7, Notre Dame, un libro che parla di rinascita o di seconde occasioni. Qui non mi è venuto in mente niente, ho dovuto saltarla. Numero 8, Sacré-Cœur, un libro contemporaneo dal sapore antico. Qui vi cito La casa dipinta di John Grisham, questo, che è un romanzo ambientato negli anni 50 con protagonista un ragazzino di 7 anni che descrive lui la vita in America, avere un bambino di 7 anni, insomma. Non è un legal thriller come al solito. Numero 9, il Louvre, libro o libri che consideriamo tesori inestimabili nella nostra libreria. Beh, qui vi cito la Divina Commedia, questo. Un bellissimo libro che tra l'altro ho trovato svenduto a poco prezzo perché non veniva venduto. Invece è molto bello, copertina rilegata, eccetera. È uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura. Numero 10, Palazzo Reale, un romanzo storico. Qui ho trovato I pilastri della terra di Ken Follett. Avrete visto, immagino, la miniserie televisiva. Forse non tutti sanno che è tratto da un libro che parla di in epoca medievale, un romanzo storico. Parla della vita della gente povera, di regicidi, di guerre di conquista, eccetera. C'è un po' di tutto. Bene amici, per oggi ho già finito. Vi lascio sotto come sempre il titolo dei libri citati e le domande se volete provare a rifarlo. Grazie per la visualizzazione, a presto, ciao.